Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo Telema Lenormand, di cui troverete i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso vi piacesse. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Prima di iniziare il nostro percorso per conoscere e imparare a leggere la Sibilla Lenormand, faccio una piccola premessa. I video del corso sulla Sibilla avranno come protagonisti due mazzi, il Petit Lenormand della casa editrice Cartamundi e il Telema Lenormand dello Scarabeo. Il primo mazzo segue graficamente in modo abbastanza fedele all'originale e l'altro possiede una grafica più moderna e accattivante, per mia scelta puramente dal lato estetico, ma anche per darvi la possibilità di osservarli entrambi e scegliere magari tra tanti altri mazzi in commercio quello più adatto a voi. L'oracolo Lenormand, un Petit Lenormand, è un mazzo cartomantico comparso nel XIX secolo che prende spunto da un gioco tedesco chiamato il Gioco della Speranza, un gioco da tavolo creato da Etchel che ricorda quello dell'oca ed è basato su 36 carte con disegni originali e con regole proprie. Questo gioco sarebbe una specie di prototipo delle attuali Sibille. Nel 1985 un editore decise di pubblicarlo col titolo di Sibille Lenormand, sfruttando senza alcun collegamento diretto il nome e la fama della veggente Mademoiselle Lenormand, morta qualche anno prima. Etchel nel suo gioco aveva aggiunto sulle carte due riquadri che riportavano l'uno le immagini del mazzo di tipo salisburghese, l'altro quelle delle carte francesi, per poter essere utilizzato in vari giochi. Mentre sulle carte delle Sibille sono state inserite solo le carte francesi e questo purtroppo ha creato a livello divinatorio tanti dubbi, perché dal punto di vista dell'interpretazione alcuni significati delle Sibille e quello delle carte da gioco sono molto diversi, ma questo tema lo affronteremo più tardi. Anche se totalmente estranea alla nascita di questo mazzo, è doveroso qualche breve cenno sulla sua vita. Marie-Anne Adélaïde Lenormand nasce ad Alençon vicino Parigi il 27 maggio del 1772 e fu una delle cartomanti più famose della storia, soprattutto in Francia. Dopo la perdita del padre a 21 anni per questioni economiche, decide di trasferirsi a Parigi. Conosce Aliette, famoso veggente e cartomante dell'epoca, noto con il nome Etelia, dal quale prende lezioni, sviluppando e affinando le sue doti sensitive, che già da bambina si erano manifestate nella forma di piccole previsioni. Mademoiselle Lenormand non incontrò mai il favore dei suoi colleghi contemporanei, ma anche di quelli successivi. Infatti veniva considerata una ciarlatana ignorante, manipolatrice e senza scrupoli. Nonostante ciò, fu una donna molto intelligente che seppe mettere in risalto le sue doti divinatorie e attirare un'importante clientela della borghesia parigina, tra le quali figurava anche Joséphine, moglie di Napoleone. La sua popolarità l'accompagnò fino alla morte, avvenuta il 25 giugno 1843, ricca e senza figli. Ma adesso concentriamoci sulle Sibille che andremo a studiare. Il mazzo di Sibille Lenormand è composto da 36 carte numerate e illustrate. Le rappresentazioni simboliche sono di facile comprensione e possiedono al rovescio gli stessi significati delle carte al dritto. Su ciascuna di esse si troveranno i simboli tradizionali delle carte francesi, cuori, fiori, picche e quadri. Per iniziare ad imparare a leggere le Sibille consiglio di studiare principalmente i significati legati al simbolismo dei nomi delle carte e delle parole chiave e iniziare con semplici letture ad una o tre carte per poi procedere con altri metodi di lettura e arrivare al Grand Tableau.
Successivamente, per approfondire e per avere ulteriori informazioni, si possono usare anche altri significati legati ai semi e ai numeri delle carte da gioco corrispondenti. Come accennato prima, se si sceglie di utilizzare anche la lettura dei semi delle carte da gioco, ogni sibilla si arricchisce di ulteriori significati che a volte possono essere in contrasto con l'indicazione principale della carta, ma queste informazioni possono assumere un ruolo importante per fornire un orientamento e un consiglio. C'è da dire che non tutti i mazzi di Sibille Lenormand hanno anche l'indicazione della carta da gioco, perché col tempo si è man mano perso l'utilizzo originale. I significati secondari sono poco conosciuti e utilizzati, soprattutto per evitare un conflitto tra i significati primari e secondari. In linea di massima le Lenormand hanno un valore positivo, negativo o neutro, valori che possono aiutarci a rintracciare nel complesso l'andamento di una lettura classica. Ad esempio la casa, il bouquet e il sole sono decisamente positive, la bara, la scopa, la frusta e i topi sono negative, mentre il diario, la lettera e la dama sono carte neutre. Esistono tuttavia carte positive e negative che possono essere anche padrone, cioè in grado di dominare e modificare il valore delle carte vicine, come il Sole, o subordinate come il Cavaliere, che hanno bisogno di un appoggio dalle carte vicine per capire meglio l'interpretazione, e carte maestre in quanto rappresentano un ambito specifico della persona, ad esempio il battello, che rappresenta il mondo del lavoro e degli affari. Può sembrare complesso, ma tutto andrà a chiarirsi quando conosceremo i significati delle sibille nelle varie puntate. Devo fare un appunto su questi valori. Mi sono permessa di condividere la mia personale esperienza, che può essere diversa da altre informazioni trovate nei vari libri e testi online. Ad esempio, alcune tradizioni considerano l'orso una carta negativa, mentre per me è positiva, o la luna neutra, ma per altri è positiva. Con le mie indicazioni potrete avere un punto di partenza per poi, in base al vostro sentire personale e con l'esperienza, tracciare i vostri valori. Ma adesso passiamo alle caratteristiche delle puntate. In ogni puntata andremo ad analizzare 3 sibille per volta in ordine numerologico. Per ogni carta vedremo brevemente una descrizione della scena o della figura rappresentata e la relativa simbologia. La parte più importante sarà dedicata ai significati principali, le parole chiave, i significati generali nei vari ambiti della vita e i significati in base al seme e numero corrispondente. Questi ultimi meno conosciuti e impiegati, ma comunque importanti. Infine saranno indicati approssimativamente i tempi di realizzazione di un evento e il consiglio della sibilla. Prima di lasciarvi volevo fare una piccola precisazione. In alcuni mazzi classici ci sono delle brevi didascalie che riprendono il significato principale, ma sono poco esaustive, mentre nei mazzi più moderni spesso ci saranno solo il numero e il nome della carta, e in alcuni troveremo addirittura solo il numero per compensare una grafica molto importante, e in questo caso si dovranno imparare tutti i nomi delle carte, ma non è un'impresa difficile, detto da una che di memoria ne ha ben poca. L'utilizzo di mazzi più moderni, a mio avviso, oltre a godere delle varie interpretazioni artistiche in base allo stile e al tema sviluppato, può aiutare a trovare a livello intuitivo ulteriori informazioni da utilizzare nelle proprie letture. Ma questa è una mia personalissima pratica. Voi sentitevi liberi di adottare la metodologia di studio e di interpretazione e di scegliere il mazzo che sentite più adatto a voi, e in commercio, soprattutto negli ultimi anni, ne troverete tantissimi. Per concludere, i libri che mi permetto di suggerirvi sono Lenormand per tutti di Marcus Katz e Tali Goodwin e L'oracolo di Mademoiselle Lenormand di Madame Sheila. Per quanto riguarda quest'ultimo, lasciare stare la parte storica per via di alcune inesattezze, ma per il resto è molto valido per i significati e i metodi. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo parlato,
parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui li utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, ciao!